Dal 1 luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Colpo di testa, rete, ha segnato il Milan, ha segnato Gabbia, Serginho va, sono davanti al portiere, gol, 6-0, Serginho, 6-0, ma dove siamo? Siamo all'ultimo talk settimanale di Radio Rossonera, quello di venerdì 22 agosto 2025, live sono le ore 16.01, svizzeri quasi quest'oggi, fino alle ore 17 qui con voi Enrico Boiani, Giacomo Mirandola, ciao Jack, ben ritrovato. Ciao Harry, ciao a tutti, buon pomeriggio e buon inizio di Serie A. Eh sì, siamo alla vigilia dell'inizio di Serie A, saluto anche Morgan in regia che ci metterà 9 grafiche e magari, chissà, io glielo sto dicendo per tenerlo sul chi va là tutti i giorni, magari alla fine anche qualche telefonata se arriviamo corti, se invece siamo ok, niente, le telefonate, per le telefonate ci sarà spazio settimana prossima durante Lunch Press. Saluto anche tutti i nostri ascoltatori, chi è già qui con noi, chi ci sta seguendo, chi ci segue in differita, quindi ragazzi ciao, grazie per seguirci nonostante la diretta sia terminata e quindi niente, grazie davvero di cuore a tutti, soprattutto chi mette like, cliccate il pollicione in su, chi è iscritto al canale iscrivetevi perché è gratuito, chi è abbonato a 2,99, chi ci fa anche andare avanti economicamente, lasciateci anche un commento qua sotto dicendoci la vostra su tutta l'attualità rossonera. Io ringrazio Massimiliano Capotosti che per il 41esimo mese ha rinnovato il suo abbonamento ed è il migliore, grazie Massimiliano, sempre Forza Milan, si inizia finalmente, sì, bando alle ciance, ciancio alle bande, e siamo in procinto. Visto che c'è la pallavolo, ciancio alle bande, giustamente. Sì, c'è la pallavolo, c'è sta 10-1 il secondo set tra Italia e Slovacchia. Bene. Il primo l'ha vinto l'Italia, vabbè, scherzi a parte, Chiara dice la verità, dice un messaggio che fa male, ma fa anche riflettere, una radio sulle spalle del buon Harry. E io ci tengo a ringraziarvi per la considerazione che sempre avete in me. No, anche del buon Giacomo Mirandola questa settimana che mi ha dato una mano importante, però è vero Chiara, ricordiamoci di questa settimana. Grazie anche ad Andrea che per il 40esimo mese ha rinnovato il suo abbonamento. Andrea Baroncelli, sei il migliore, ma non dovrei nemmeno ormai più dirlo perché ormai lo sei da 40 mesi. Giustamente anche Henry in chat ringrazia Chiara per... Sì, giusto. Non penso si riferisse a te, Henry in chat, ma chissà. Vedi, Chiara ti ha poi tirato in causa, scrive Henry ovunque. È verissimo. Tra l'altro non so se l'avete, ma per rendere un po' frizzante, un po' diverso, abbiamo deciso rispetto a Lunch di concedervi l'altro nostro profilo. Così ci potete dire dopo faremo un sondaggio. Il profilo migliore. Esatto, qual è il nostro profilo migliore, il destro o il sinistro? Esattamente. Dobbiamo cambiarci anche i vestiti, sai che ridere?
Cioè io mettere quelli, Sì. ci poteva stare come idea, ci poteva stare. Va bene, scherzi a parte, andiamo subito dentro con le grafiche, iniziando dalle parole di un allenatore, ma non è Allegri. Grafica numero 1, Morgan, perché c'è Milan Cremonese domani ore 20:45, vi aspettiamo subito dopo la partita, qualche minuto dopo, 22:45 circa, per il post partita. E Milan Cremonese ha parlato anche Davide Nicola, e quindi abbiamo preso, diciamo, come estratto le parole più legate al Milan, le parole più dedicate alla squadra di Allegri e ad Allegri stesso. Quindi Morgan, se mi puoi mettere la grafica numero 1, così andiamo a vederle Tra l'altro poi queste parole. belle parole riservate ovviamente da Nicola al Milan, come poi lo vedremo, belle parole riservate da Allegri alla Cremonese. Sì. Definita una squadra rognosa, come spesso capita con le squadre di Nicola, eccetera, eccetera. Questo è Nicola in conferenza. Il Milan punta ad altri tipi di obiettivi e le squadre di Allegri sono organizzate. Hanno il giusto mix tra pragmatismo e gioco. Capiremo subito il livello a cui siamo arrivati, perché troveremo altre 11 o 12 squadre come il Milan. Questo non è un complimento in realtà, credo. A parte che come il Milan c'è solo il Milan. Vabbè, no, scherzi Il a buono, parte. Il buono, nel nel bene e nel male. male. Sì. La sua rosa è molto qualitativa anche senza Leao, perché il Milan lotta per altri obiettivi e capacità strutturali, fisiche, tecniche di spessore. Non so se i nuovi acquisti saranno pronti, ma sono tutti di alto livello. Le squadre di Allegri sono difficili da affrontare, sanno costruire, sanno difendersi a 4 e a 5. Noi dovremo avere coraggio ed equilibrio, vale per qualunque avversario affronteremo. Allora, un po' di circostanza molte delle dichiarazioni, però mi piace, cioè mi soffermo perché a mio modo di vedere non è sempre così, però la deriva che ha preso il gioco di Allegri è un pochino quella, ovvero il giusto mix tra pragmatismo e gioco. Cioè, sappiamo che c'è sempre stata questa differenza eterna di visioni tra i cosiddetti risultatisti e i cosiddetti giochisti. Io quest'anno spero appunto in una giusta via di mezzo, ovvero non un Milan che vince tante partite 1-0 ma che gioca sempre un calcio soporifero ok, ma neanche ovviamente un Milan che gioca calcio champagne ma ne vince una sì e una no, perché a quel punto non è efficace. Servirebbe, il sogno sarebbe ovviamente di un Milan che gioca bene e vince. Sì. In questo momento probabilmente, vista anche l'ultima stagione, si dà priorità al vincere, soprattutto per quanto mi riguarda per le partite, queste prime 2 partite pre-sosta, quindi Cremonese e Lecce, un po' come è successo col Bari di fatto, in cui il Milan non è che fa una prestazione proprio da Barcellona di Guardiola, però porta a casa il risultato senza patemi particolari. Sì, Cremonese che tra le altre cose ha anche un tifoso in più, ma ne parliamo più tardi. Perché Prima non ti seguo. ma come me l'hai detto tu prima? Vabbè, comunque. Ah, ok, allora sì. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo a leggere Max Allegri, dai, che ha parlato in conferenza stampa. Ci ha già deliziato con una delle sue battute iconiche, storiche, cioè le chiacchiere, le porta via il vento e le biciclette livornesi, ma l'ha un po' dissacrata questa battuta qua, perché poi ha parlato di campo. Ma andiamo a leggere anche le parole di Max, quindi grafica numero 2. Un Max che è un mix anche qui tra l'emozionato, il concentrato, il curioso, sì, è un po' un mix di sensazioni ed emozioni. Bisogna sempre puntare al massimo degli obiettivi. Il campionato è come una crociera, non bisogna avere up and down. Noi favoriti per il titolo solitamente è chi vince il campionato precedente, quindi in questo caso il Napoli. Tendo a essere d'accordo. Poi, come ho detto, ci sono 7-8 squadre e in mezzo ci siamo anche noi. Noi l'anno prossimo dobbiamo giocare la Champions, è un gruppo che sta crescendo, ma serve rispetto per tutti gli avversari, compreso domani, quindi compresa la partita contro la Cremonese. Per i risultati bisogna essere bravi quando hai la palla e quando non ce l'hai, e fin qui direi che lo sappiamo. Non è una questione di difesa a 3 o a 4, è questione di caratteristiche. Ha fatto l'esempio di Tomori o De Winter, che possono fare sia i braccetti di destra che i terzini, parlando anche di Atekame, che magari invece è un pochino più slegato, idem, di Jimenez, esatto, Alex. Jimenez ha parlato soprattutto di questa differenza, ma ne parlavamo durante anche lunch, il fatto che sia un pochino ibrida la cosa, fluida.
ti direi. Sì, si andrà verso appunto realisticamente una conformazione fluida, almeno a inizio campionato, ecco. E questa fluidità la dà proprio la zona di destra, perché probabilmente è proprio sulla destra dove, a partire da Saelemaekers, ma proseguendo con tutti i giocatori da te e da Allegri precedentemente citati, è proprio la zona di destra che ha quel tipo di duttilità nei suoi interpreti che ti permette di avere questa fluidità, quindi legata proprio al fatto che Tomori è un difensore ma che può fare serenamente il braccetto, ma può anche provare a giocare un po' come terzino. Idem De Winter, Atekame anche ha quella tipologia di caratteristiche. Saelemaekers può giocare di fatto a tutte le altezze della fascia di destra, a mio modo di vedere, quindi in emergenza può fare anche il terzino puro, quasi bloccato, non è propriamente magari il suo, può fare il quarto, quinto nel nostro caso di centrocampo, che invece è molto il suo, può anche fare l'esterno alto nel tridente, e a mio modo di vedere anche Jimenez più o meno può spaziare in tutti e tre. Alex chiaramente può spaziare in tutti e tre questi ruoli, anche lì per me con una predilezione come quinto di centrocampo. Di queste parole poi ci ripasseremo, perché Allegri l'ha ribadito 2 o 3 volte. Io sottolineo la frase relativa al rispetto. Serve rispetto per tutti gli avversari, compreso domani. Ribadisco quanto detto un paio d'ore fa. Per me questa frase vuole tenere sul chi va là la squadra per ritornare ad avere quella normalità di vittoria. Nel senso che non è che siamo belli, bravi, simpatici, clamorosi, splendidi solo in Real Madrid-Milan, Milan-Inter, Milan-Napoli e via dicendo, ma bisogna esserlo anche in Milan-Cremonese, in Milan-Pisa, in Milan-Como, in Milan-Bari, esatto, e anche in queste cose qua, altrimenti non hai quella velocità di crociera che intende lui, no? Sì, per me è quel tema che toccano tanti allenatori spesso nel corso delle conferenze stampa, quando gli viene chiesto come hanno preparato la partita di Champions o il derby o il big match di turno, e molti allenatori dicono quella frase che sembra una banalità queste partite qui si preparano da sole, della serie. È chiaro che tecnicamente, tatticamente le dobbiamo preparare, probabilmente con ancora più attenzione di quanto magari non prepariamo le altre, però a livello di mentalità e soprattutto motivazione dei calciatori sono delle partite che non si preparano, perché è evidente che il giocatore, il campione, il fenomeno è necessariamente motivato quando sfida l'Inter, che è finalista di Champions, quando magari in Champions sfida qualche big del panorama europeo, eccetera eccetera. È chiaro che lì a quel punto è estremamente motivato. Un pochino diverso quando i giocatori peccano un pochino, e purtroppo ogni tanto capita, di quel senso non sempre peraltro giustificatissimo di superiorità, e allora magari non riescono, perché proprio mentalmente non riescono a fare quello switch di dare il 100% contro una squadra che reputano palesemente inferiore come può essere la Cremonese. Quindi mancano di motivazioni, se mancano motivazioni nella testa, magari poi anche le gambe, sia a livello di condizioni sia proprio a livello tecnico, non fanno quello che dovrebbero fare o che potrebbero fare. Andiamo a vedere il prossimo passaggio, le prossime parole. Queste bene o male è tutta la conferenza, ovviamente un pochino sintetizzata, ma è tutta la conferenza. Grafica 3 per andare avanti nelle parole di Allegri. La società ha fatto un buon lavoro in uscita e in entrata, stiamo lavorando insieme, siamo vigili tutti i giorni, però conta la partita di domani. Di Boniface parlerò quando sarà tesserato, dopo ci arriviamo anche noi, ne parliamo anche noi, per rispetto del Leverkusen. I tifosi, la domanda sui tifosi l'ha un pochino bypassata, c'è la circunnavigata, un po' tanto. Dicendo dobbiamo anche essere noi bravi a trascinarli, dimostrando di essere una squadra, e insomma non è entrato nel merito nemmeno lui. Di Modric ha detto: tralasciamo la parte tecnica che tocca più volte la palla con l'esterno che con l'interno, e non la tocca quasi più nessuno con l'esterno. Mi ha stupito l'umiltà, cercheremo di gestire la sua annata in base alle condizioni, che non sono quelle più di 10 anni fa, ha detto. Devo decidere se partirà titolare, quindi non ha chiuso la porta a un Modric titolare, no. Anzi, gli hanno fatto la domanda sulla Juve dicendo che gli hanno detto è finita male, e lui
ha detto no, perché Perché? è finita male? Ho vinto la Coppa Italia, cioè, Tralasciando ho finito- tutto lo quello che è spettacolo accaduto in quella successo serata lì. dopo. Ho vinto la Coppa Italia, non è finita male. Ho molto entusiasmo, ma domani spero di non fare danni perché sono stato fermo. Allora, questo mi fa pensare che avesse già in piano di fare altri spogliarelli. No, non a credo, no. a parte gli scherzi. Appunto, da alcuni tipi di frasi di questo genere che abbiamo un pochino dedotto che probabilmente una certa tensione, ecco, mista anche a nostalgia, ma c'è un pochino, ecco, un'emozione nel ricominciare, perché comunque è un anno che di fatto è fermo, non ha potuto saggiare il campo, saggiare la panchina nella partita contro il Bari, sempre per le motivazioni precedentemente citate legate a quella finale di Coppa, quindi c'è un certo, secondo me, entusiasmo e quella, come dicevamo anche a lancio, quella giusta dose di tensione anche per lui in primis, perché sa che comunque è stato fatto un mercato tutto sommato non così piccolo come quantità, è un mercato che gli ha dato una rosa che viene quantomeno reputata, ecco, all'altezza di quelli che sono gli obiettivi più o meno dichiarati, e quindi adesso molto passa nelle sue mani, perché da adesso comincia a vedersi per davvero la sua impronta. Ricordiamoci che comunque prende una squadra che ha un blasone storico importante, ma che viene da un 8° posto, quindi non è così semplice, ecco, per lui rientrare. Cioè anche lui sentirà, meno sicuramente di altri, ma sentirà una certa pressione dovuta a questo suo rientro. Interessanti poi ovviamente le varie dichiarazioni, quelle sul mercato magari adesso le affrontiamo in maniera un pochino più specifica per cercare di capire quanto erano vere, tra virgolette, quanto erano un pochino di circostanza. Interessante perché è la stessa idea, peraltro, che è quello che hanno già ripetuto in tanti, anche alcuni giocatori mano a mano che hanno parlato. Mi ricordo per esempio Ricci, proprio l'umiltà di Modric, che è arrivato, e lo sappiamo, non per fare un anno così in Italia perché gli piaceva l'Italia, non è venuto per fare la riserva che guarda, è venuto per fare il protagonista, è venuto, l'ha detto anche oggi Ancelotti in un'intervista, è venuto per conquistarsi un posto per il mondiale con la Croazia l'anno prossimo, e parliamo di un giocatore che arriverà al mondiale quasi 41enne, ed è venuto, secondo me, questo è quello che può dare di più al Milan sul futuro anche medio-lungo, è venuto per fare un po' da mamma chioccia ai vari centrocampisti un po' più giovani del Milan, e secondo me su tutti quello che ne può giovare di più è proprio Samuele Ricci. Sì, anche perché con ottime possibilità si divideranno un pochino il ruolo, no? Quello di giocatore in mezzo alle due mezzali. Poi non escludo che in certi momenti possano anche giocare assieme, Modric e Ricci, assolutamente, perché entrambi potrebbero, forse un pelo più Modric, ma entrambi potrebbero fare la mezzala, quindi perché all'evenienza, perché no. Sì, un Allegri che sarà un pochino anche lui, me lo immagino, ecco, non è che sarà emozionato come, che ne so, Yashari contro il Bari, ovvio, però stai fermo così tanto tempo, dopo che avevi salutato in quel modo lì, cioè l'ultima panchina di Allegri è Allegri che prova a togliersi quasi tutti i vestiti che ha, grande momento, utilizzando espressioni non proprio, minaccia giornalisti, sì, ho perso la bussola, sì, ha perso un po' la bussola, e quindi quella è l'ultima panchina di Allegri, quindi cioè da lì ne sono successe di cose e deve ripartire anche lui. Grafica 4, la terza e l'ultima relativa alle parole di Max Allegri, perché qua ci ha un pochino stupito. Ne abbiamo parlato principalmente a Lunch Press, quindi andatevelo a recuperare, ma questa cosa di Fofana e Loftus-Cheek ci ha un po' lasciato, come dire, interdetti, sì, direi. un po' gasa, tra l'altro, se posso permettermi. Sì, un po' particolare, se devo essere onesto. Eccole qua. Non è che se c'è Allegri allora il Milan vince, conta il club e la storia del club che va rispettata. Nei grandi club devi sentire la responsabilità. Qui per riprendere quella questione del fatto che sì, l'allenatore conta e fa la differenza, sì, i giocatori contano e fanno la differenza, ma parte tutto da più in alto, parte tutto dalla società, parte tutto da
che ambizioni ha, come rispetta la storia di un club, la società, come la affronta, come si muove a riguardo. Questo l'aveva già detto e ripetuto un sacco di volte nella primissima conferenza che aveva fatto. Aveva detto la stessa cosa dicendo: io sono stato in club al Milan prima, alla Juventus poi, in cui si percepiva proprio il blasone, la grandezza, no? Si percepiva e la sentivi in positivo e in negativo. Certo. Però era quella che ti faceva rimanere sempre primo, secondo, al massimo terzo, secondo, primo, secondo. Cioè, era quella roba lì, capito? Quella roba lì. Ho 4 centrali di cui 2 possono giocare a destra, sono molto contento. L'importante è avere tutte a disposizione. Speriamo che domani Santiago possa tenere i 90 minuti, e qui parla di Jimenez. Leao sta facendo bene da punta. Loftus e Fofana devono fare 15 gol in 2 a fine anno. Track, così ce l'ha buttata lì, così chiudo. Questa squadra ha potenzialità, ma passa tutto dalla convinzione mentale, senza accontentarsi. La normalità è vincere le partite. Torniamo Allora, in studio, Morgan, mentre tu e ringrazi Elmas Grande, che si è appena Lo fatto sentire, ringrazio. io preparo un sondaggino su questa cosa. Vai, tra vai, Fofana vai. e Loftus. Va bene, io allora ringrazio Carlo Teodori, 12 euro Carlo. Ho finito le parole per te, dimmi tu come vorresti essere ringraziato, perché non so più che dire. Enrico Jack Allegri è il vero e unico Hulk. In effetti le scene... Ora che mi ci fa pensare, guarda che quelle scene all'Olimpico sono state un po' da Bruce Banner che Sì, diventa un Hulk. pochino sì. Solo che lì lui i vestiti non se li toglieva semplicemente per l'aumento esponenziale delle sue Morgan, dimensioni. torniamo in studio, grazie. Si strappavano tutti completamente. Allora, Fofana e Loftus-Cheek, grazie ovviamente Carlo, sei Elmas Grande come al solito. Per me, cioè, ha superato ormai il concetto di migliore lui proprio. Elmas sì. Grande. Volevo fare un sondaggio legato a uno dei temi che è emerso a Lunch Press quando abbiamo parlato proprio di questo discorso dei 15 gol di Loftus e Fofana. Ovvero, vuol dire che se li aspetta entrambi titolari o comunque vuole 15 gol dal, tra virgolette, dallo slot della mezzala, diciamo tipo di destra, perché vede Loftus e Fofana in un futuro, quando tutti saranno in condizione eccetera eccetera, come alternativi l'uno all'altro. Quindi volevo fare il sondaggio per capire se la gente li vede più alternativi con magari Ricci barra Modric in mediana e Yashari come altra mezzala, o più un centrocampo con sia Fofana che Loftus, che insieme poi si vadano a fare i 15 gol di cui ha parlato, e quindi magari Yashari un po' più indietro nelle gerarchie. È un tema. È un tema, ma se se ne è uscito con in 2 devono aver fatto 15 gol. Allora, per come l'ha detto, nel senso che Yashari non è stato minimamente nominato nella conferenza No, di zero. oggi. Cioè Yashari non è stato nominato. Né domanda né risposta. Ok. Loro due invece sono stati nominati, ma ne ha parlato proprio... cioè, da tutto quello che riguarda l'ambito extraverbale e o paralinguistico, ok? Perché ormai dobbiamo anche analizzare quegli aspetti lì. Ne ha parlato molto convinto Allegri di sti due ragazzi. Poi non so se sia un modo anche per se stesso, per autoconvincersi che possano far bene, oppure se davvero crede che sti due ragazzi possano fare in 2-15 gol. Ma gol a parte, mi sembra davvero contento di questi due lui. Sì, allora sono secondo me per caratteristiche Loftus ancora un pochino di più che Fofana. Sono un pochino proprio la tipologia di centrocampisti che lui ha sempre gradito e che ha sempre fatto rendere. A me resta personalmente negli occhi come sorpresa come in realtà hanno interpretato questo ruolo durante la partita di Coppa Italia, dove noi ci aspettavamo un sì centrocampo a 3 con sì un Ricci più basso a gestire i palloni, a recuperare i palloni, e le due mezze ali un po' più atte all'inserimento, ma sicuramente ci aspettavamo un Fofana un po' più attento in copertura e un Loftus un po' più propositivo negli inserimenti. E poi ci siamo ritrovati una partita in cui Fofana al 45esimo aveva tirato come in tutta la scorsa stagione. Sì. Non dico in porta, aveva Sì, tirato, aveva appunto. tirato, sì. Aveva tirato più o meno come in tutta la scorsa stagione. Questa è la roba che personalmente mi ha fatto molto strano. Quindi vuol dire che gli è stato anche chiesto questo. Ora è chiaro che a livello puramente realizzativo Loftus mi sembra avere qualcosa in più di Fofana,
come Fofana, che ha dimostrato che non è uno che percepisce la porta proprio da chilometri, però ha qualcosa in più nel recupero palla, quindi in fase un pochino più difensiva. Però secondo me all'evenienza, se lui veramente li vede alternativi, come vedo che tra l'altro sta leggermente però, non così non tanto, troppo, vincendo nel sondaggio, allora sì, sono tanti 15 gol. Nel senso che vuol dire 15 gol che arrivino tra Loftus e Fofana, più un... A questo punto, se l'altra mezzala la contiamo Yashari, più 7 di Yashari, più 7 di Yashari, più una quindicina di Leao, magari una decina di cominciano a diventare tanti gol che lui si aspetta, ecco. Sì, se invece allora, li vede ci sta anche co-titolari, a dire, scusa Jack, che tu non gliene chiedi 4, perché se ne fanno 4 certo. poi dicono bella lì, ho fatto quello che mi ha hai chiesto, ragione. Però è dall'altro anche un alzare lato l'asticella, io sono super pro, magari Vero, ne fanno 12, 11, è meglio di 4 se gli chiedi 4. Sì, no, ma sicuramente. Però ecco, cioè, mi ha personalmente un po'... Cioè, mi ha un po' stupito, però vuol dire anche che... Cioè, lui secondo me ha anche voluto mettere un pochino quasi sullo stesso piano i due della serie. Io mi aspetto che quando entrerà bene in condizione, quindi sul... diciamo post sosta, teniamo da settembre... Io mi aspetto Yashari titolare anche semplicemente per l'entità dell'investimento economico che ha fatto il Milan per acquistarlo, perché comunque se l'hai pagato 40 milioni non può star seduto. E dall'altra parte però lui ha anche voluto dire: al momento per me non c'è un titolare e una riserva tra Fofana e Loftus-Cheek. Sono due giocatori che mi piacciono quasi allo stesso modo, può darsi che ci sarà magari tanta staffetta tra i due, mentre invece Yashari, che sulla carta nel gioco delle coppie avrebbe alle spalle Yunus Musa, avrà magari un pochino meno concorrenza diretta. Ringrazio Digio94 che si è abbonato per il 27esimo mese. Ciao ragazzi, finalmente Fofana nel suo ruolo. Ne abbiamo parlato anche di questo e effettivamente la cosa strana è che l'anno scorso davvero hanno giocato Fofana, non è che non lo possa fare, il centrocampista in un centrocampo a 2, tant'è che è stato uno forse tra i meno peggio della scorsa stagione. Diciamo che predilige altre cose, ecco, e giocare in un centrocampo a 3 dove può sia dare una mano dietro che anche alzarsi ogni tanto è meglio. Comunque grazie davvero di cuore per l'abbonamento. E poi Jack, Carlo Teodori, ho finito le parole, sono speechless. Esatto, speechless. Carlo Teodori ci ha donato 23,99 €. Carlo, grazie. E ci scrive: credo che la squadra la troveremo giocando. Ho anch'io un po' questa sensazione. Sì, e è io vero. non escludo qualche sorpresa, Dici? Non escludo qualche ma non lo so. Non lo so, io sono sempre dell'idea che ovviamente poi il mio ragionamento, per esempio su Yashari, è gioca a perché priori costa, ok, perché è costato. Poi è evidente che nel momento in cui nelle prime 3, 4, 5 partite giocano più o meno un numero di minuti paragonabile Loftus, Fofana e Yashari, e Loftus e Fofana fanno meglio, allora giocano Loftus e Fofana. Cioè a un certo punto, ok, l'investimento, però a un certo punto poi incide il campo, parla il campo. E stesso discorso se De Winter dovesse giocare 2 partite da fenomeno assoluto, e allora magari fa il posto a Tomori o fa il posto a Gabbia e diventa titolare. Per me se lo merita va bene, cioè Certo. giustissimo. Sì. Marco Pucci per il 25esimo mese, lui è un elite, non è tra i migliori, è proprio secondo livello. Salutate gli assenti, lo faremo. Grazie Marco, davvero di cuore. Torneranno tutti comunque, non preoccupatevi. Da lunedì si torna proprio a ranghi. Torniamo a ranghi completi. Io rivado in ferie perché questa per recuperare un attimo. Esatto, per recuperare da queste. No, scherzi a parte. Da lunedì siamo di nuovo tutti qua. Andrea si è abbonato per la prima volta tra i migliori. Infatti c'è il diavoletto con la scritta new all'interno. Grazie davvero di cuore Andrea. Benvenuto tra i migliori, quindi anche tu sei il migliore. Andiamo a vedere la probabile? Andiamo a vedere la probabile, perché era scontata ma ora lo è un pochino meno. Grafica numero 5, la probabile formazione del Milan contro la Cremonese. Non abbiamo fatto la grafica dell'arbitro, ve lo preannuncio, ma semplicemente perché non c'è Bea. No, esatto, il momento arbitro è il momento di Bea, quindi lo dedicheremo poi più avanti quando ci sarà anche Bea per parlarne. Questo è il Milan, l'abbiamo schierato a 3. Poi sappiamo che può essere anche un 4-3-3 con Salmaker che si alza e via dicendo. In porta Mike Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic. Magari qui aggiungo io, azzardo io, se dovesse mettersi bene
fare esordirlo De Winter se la partita si mette in un certo modo. Sì, perché non ha esordito col Bari, è uno dei due che non hanno Fare esordito. un pochino assaggiare San Siro a sti ragazzi io lo farei, per me fa solo che bene. Salmacher, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana e Stupinian con il dubbio Modric dal primo minuto con Ricci, e davanti loro ci sono, loro giocano Pulisic e Jimenez. Non c'è Leao per il problema polpaccio. Allegri su Leao per me ha rimandato un po' dopo la sosta, ha detto cercheremo di capire se ci sarà già con Lecce o dopo la sosta, per me non rischiano, e quindi Pulisic, Jimenez. Questa è la probabile del Milan. Allora, è paradossale perché siamo letteralmente all'inizio del campionato, ma a oggi non c'è moltissima scelta, nel senso che al di fuori del centrocampo, dove si poteva un pochino magari spaziare, nel senso inserendo gli Asciari piuttosto che appunto questo ballottaggio che c'è, che noi non ci aspettavamo, ma che di fatto Allegri ha mantenuto aperto tra Ricci e Modric. Per il resto i tre di difesa sono quelli, perché l'unico altro difensore che hai lì è De Winter, ma non ha ancora neanche esordito, quindi ci sta che non lo butti nella mischia così alla prima di campionato. E Stupinian al momento nelle gerarchie è molto davanti a Bartesaghi, come Saelemaekers è molto davanti ad Atekame e o ad Alex Jimenez, premesso che poi secondo me avranno anche loro, ecco, il loro spazio. Loftus e Fofana, appunto, per questo discorso il centrocampo l'abbiamo già affrontato, e in attacco questi hai, perché questi hai. E il problema vero dell'attacco è che questi hai a prescindere da come andrà, nel senso che l'unica opzione che hai da inserire a gara in corso, quindi devi peraltro, cioè dai già praticamente per scontato che uno tra Pulisic e Jimenez, tendo a pensare Pulisic, giocherà 90, punto, sì, perché l'unica alternativa offensiva che puoi mettere dalla panchina è Samu Chukwueze. Vuoi che ti dico oltre a Chukwueze quale sarà l'idea? Loftus davanti. No. Provato. La mia, secondo me, anche avendo visto Milan Bari, entra Yunus Musa e si sposta Alexis, va un po' più avanti Alexis o a sinistra Alexis. Per togliere Pulisic eventualmente, dici? Sì, o no, oppure per togliere Jimenez e lasciare Pulisic a fare il riferimento, se Jimenez non ha i 90 minuti come ha detto. Perché io inizio a pensare per me Musa, Allegri se resta, se dovesse restare, non sarà uno che vedrà pochissimo il campo, verrà tanto gettato nella mischia in tante situazioni, perché comunque un giocatore di gamba che può farti più ruoli, che può anche essere imprevedibile, no? Cioè a Madrid la partita di Musa ce la ricordiamo tutti, cioè, va bene che era un altro Milan, altre cose, però era sempre uno Musa, in Supercoppa con la Juve pure, cioè sono situazioni in cui Musa bene ha fatto, poi ce ne sono altre 1700 in cui Musa è stato disastroso, però conoscendo Allegri e lo storico di Allegri, sti giocatori qua per me non dico che gli piacciono, però fa di necessità virtù bene con questi profili qui lui. Riesce a gestirli. Allora è evidente che è un po' anche il tema e la domanda che ci siamo posti tutti quando a inizio mercato il Napoli era forte su Yunus Musa, ovvero sempre criticato, sì, probabilmente anche in maniera più che giustificata per quello che aveva mostrato in campo, però evidentemente se un allenatore di cui tutti tendenzialmente hanno una grande stima, almeno come professionista, come Antonio Conte, vede qualcosa in Yunus Musa, vuol dire che tendenzialmente qualcosa c'è in Yunus Musa, che ancora non è riuscito per andare a pescare, no, che ancora non è riuscito a mettere in campo. Eh. Poi sappiamo quanto alcuni giocatori, e io penso a Romelu Lukaku su tutti, performino clamorosamente bene con uno o un tipo specifico di allenatore e facciano invece molta fatica con tutta una serie di altri allenatori in panchina. Quindi evidentemente se Allegri dovesse essere veramente l'uomo giusto per Yunus Musa, allora a quel punto per me è anche lecito aspettarsi qualcosa di importante da Yunus Musa nel corso dell'anno, come in calcio tendenzialmente. Leggo il messaggio di Andrea che scrive: ciao ragazzi, mi avete tenuto compagnia tutta l'estate, visto la meritate l'abbonamento, grazie, ma grazie a te Andrea, davvero di cuore, davvero, il migliore. Davvero, sei il migliore, davvero, grazie. Alberto, l'abbiamo scritto all'italiana, tra virgolette, perché per far tutto, essendo in due, abbiamo mandato le grafiche a pochi minuti dalla diretta e non abbiamo fatto in tempo a cercare la N spagnola. Se hai un minimo di pazienza,
La settimana prossima e dalle prossime dirette hai anche il nome con la N, con la cediglia si chiama? Sì, No, la cediglia in teoria credo sia quella giusto, sotto. è vero, quella sotto. Però... No, la N con l'ondina, insomma. termine tecnico. E quindi stai bello tranquillo, caro Alberto. Andiamo a vedere la Cremo, perché prima Diego ci scriveva segnano Bondo e Terracciano. Vediamo la Cremonese. Uno dovrebbe giocare titolare. La tilde, bravo Gianfranco, la tilde. Grafica numero 6. Uno dovrebbe giocare, l'altro no. Hanno giocato entrambi, non ricordo personalmente se entrambi titolari. Terracciano sì, Bondo non mi ricordo. In Coppa, dove la Cremo è uscita contro il Palermo. Però lì devo dire che io non ho visto molto quella partita, non l'ho vista tutta. Però ho visto i rigori e devo dire che Bondo ha tirato un rigore glaciale, perché è proprio rincorsa lenta, serenità, ha guardato il portiere fino all'ultimo, ha aspettato che si buttasse, l'ha messa dall'altra parte. Poi il gol dell'ex lo sappiamo, quest'anno di giocatori vari tra prestiti e trasferimenti ufficiali ne abbiamo dati in giro per la Serie A tanti, Camarda a Lecce, Colombo a Genova, quindi sono diversi i giocatori che potrebbero togliersi la soddisfazione del gol dell'ex. Speriamo di no, sinceramente, speriamo di no. Tra l'altro previsto anche l'esordio di Tony Sanabria davanti, il grande acquisto mi verrebbe da dire, almeno in termini di prestigio del giocatore, assieme a Baschirotto direi il grande acquisto di questa sessione estiva di calciomercato per i grigiorossi, che dovrebbero schierarsi molto rapidamente 3-5-2, quindi come il Milan, aperte e chiuse virgolette, Audero in porta, Pippo Terracciano, Baschirotto perno centrale e Bianchetti braccetto di sinistra, linea 5 con Zerbin a tutta fascia, Collocolo, Grassi, Van de Putte e Pezzella, Giuseppe chiaramente sulla sinistra, attacco a 2 Bonazzoli Sanabria, quindi un attacco un po' Marcord, sì, un po' Fanta 2016. Bravo, no, 16 no, perché Sanabria non c'era ancora, no, però Fanta 18 dai, 19, 18, 19, 20, sì, quelle cose così un po'. No, cioè, tutti non è una brutta squadra, ne parlavamo anche mentre preparavamo la grafica. Non è per no, nulla ragazzi, Van de Putte non è una parolaccia, ve lo possiamo. Van de Putte ex Catanzaro, se non erro. Sì, aveva fatto un anno a Catanzaro pazzesco, ma anche l'anno scorso è il re degli assist Van de Putte. Come Nuno Tavares le prime 8 giornate dello scorso campionato. Io capisco che nel pronunciarlo possa somigliare a una parolaccia, perché è un insieme di lettere che, insomma, se tu pronunci tutte insieme assomiglia a un insieme di parolacce tipo. Però se vai a guardare non è l'unico, perché anche Collocolo come pronuncia è un po' esotichino, Sì, hanno questi un po' vabbè. Però secondo me è una squadra interessante. Ecco, una squadra interessante, non so cosa potrà poi realmente da vedere fare. in evoluzione. Sì, è chiaro che lotterà per salvarsi, però per me è una squadra tutto sommato interessante. È pronta per il campionato di B26-27? Magari sì. Cioè, sì. Allora, sì, però Baschirotto. Cioè, secondo me potrebbero esserci 3 squadre. Un giocatore che è stato al Milan, Zerbin che l'anno scorso ha fatto bene. Per me potrebbero esserci 3 squadre che fanno peggio. Sì, anche io sono. Certo, non me l'aspetto decimo. Tipo una per me senza mal Verona. Sì, il Verona sì. Un'altra è il Pisa, ci somiglia. a meno che Quadrado e Nzola non cucinino un mezzo miracolo. Però diciamo che rispetto all'inizio in cui davo per scontato che chi retrocede Pisa, Cremo e un'altra che tendenzialmente era il Verona. Vabbè, Lecce di Francesco ci ricordano in chat, giustamente. No, allora la Cremo magari si salva, Pisa, Verona e Lecce giù. Non lo so, dai, vabbè, andiamo avanti, parliamo di Victor Boniface perché è arrivato, grafica numero 7. E con che maglia è arrivato? Con la maglia della Cremonese. Con la maglia della Cremonese. Eccolo il tifoso in più della Cremonese, questa foto è dal sito di Gianluca Di Marzio. Aveva una maglia grigia e rossa. Con il 50 dietro. Sì. Non sappiamo, visto che ieri eravamo in dubbio. 5-0 Maiulu. Dici? No, che noi eravamo in dubbio tra prenderà il suo 22 o prenderà il 9 che è libero. Ma non penso che vada a prendere prenderà il 50 invece. invece. È una maglia di una nota marca di abbigliamento streetwear. Streetwear. E poi ci fanno le pulci per la N con la tilde. Sì. Cosa devo leggere? È arrivato, è andato in Madonnina a fare le visite mediche. Io immagino che l'ufficialità possa arrivare domani ormai. Dubito che arrivi stasera in tarda serata. È vero che domani è giorno partita, quindi poi
Partiamo da quello che potrebbe essere un po' più certo, ovvero sarà a San Siro, sarà in tribuna. Chissà se verrà presentato, se riuscirà a ritagliarsi un momento per fare, diciamo, un saluto. È chiaro che non potrà essere a disposizione, mentre invece se dovesse andare tutto bene, non ci dovessero essere problemi particolari, soprattutto nel caso in cui non dovesse farcela Leao, ci potrebbe stare anche una sua convocazione per la partita di Lecce invece prima della sosta. Poi avrà appunto quelle 2 settimane di sosta in cui, se non dovesse essere convocato dalla sua nazionale, e abbiamo già trattato questo tema, credo che lavorerà magari separatamente, sobbarcandosi determinati tipi di carichi. Cioè credo che Allegri gli presterà, ecco, un'attenzione particolare in quelle 2 settimane di sosta per cercare di farlo arrivare al punto di chi il raduno l'ha vissuto fin da subito, e abbiamo visto che almeno in questo inizio di stagione tende proprio a prediligere quei giocatori, salvo adesso, diciamo, il dubbio Modric, ma giocatori arrivati a Milano più o meno già dal giorno del raduno o poco dopo. Questo mi sembra un pochino prioritario per Max. Alessandro ci scrive, anche se non è abbonato, Alessandro, non dovrei leggertelo: Boniface 22, Vlahovic 9. E Jimenez va a prendere la maglia di che squadra, però a quel punto lì? Grafica 8, Morgan, grafica 8, perché anche questo, ragazzi, è un tema, e so che è un tema che a molti, diciamo, tocca, me in primis, perché io a questo punto Santiago Jimenez non lo venderei, e che la Juve si risolvesse per conto suo la grana Vlahovic, detto molto chiaramente. Dobbiamo però dire che non è così granitico che anche il Milan la pensi così, nel senso che il Milan, la mezza idea di capire se effettivamente Vlahovic possa diventare un sogno di notte di fine estate o meno, ce l'ha, perché ritiene che le condizioni economiche per uno come Vlahovic in questo momento storico, soprattutto se si libera dalla Juve, siano incredibilmente vantaggiose. Allora, io credo che Vlahovic rappresenta, tra molte virgolette, un'opportunità, nel senso che si è andata a presentare una situazione in cui un giocatore che magari in condizioni normali avresti pagato 50, lo arriveresti a portare via quasi a niente, ok? È una cifra estremamente più contenuta. Però mi viene anche da dire, Vlahovic potrebbe essere, se proprio il profilo convince e piace, e soprattutto se uno tra Jimenez e Boniface dovesse faticare molto nella prima metà di questa stagione, e quindi, tra virgolette, perdere un pochino la chance di conferma pensando già alla prossima stagione, si potrebbe valutare già a gennaio di fare 2 chiacchiere con Vlahovic, quando a quel punto il problema di dare, definiamolo, un indennizzo, se non un vero e proprio comunque costo del cartellino alla Juventus, ma magari provare a parlare con Vlahovic per vedere se c'è il margine per farlo firmare già a quel punto a gennaio, febbraio, quando potrà firmare con un altro club, e poi avere a disposizione Vlahovic per l'estate. Peraltro così arriverebbe subito, perché sarebbe già pronto per cioè, tolto chiaramente eventualmente il mondiale, però sarebbe comunque già un giocatore del Milan fin dal raduno. A quel punto si potrebbe veramente capire se far andare via Jimenez, oppure non riscattare Boniface, oppure anche, se Milan, come ci auguriamo, sarà qualificato per la Champions League, tenersi le 3 punte per avere un pochino più di alternative. Secondo me questo sarà il discorso, perché oggi col Milan che non ha le coppe europee è un dentro fuori, nel senso che se entra Vlahovic esce Jimenez, e io continuo a sostenere che 6 mesi disastrosi di tutto il Milan non siano sufficienti per giudicare Santiago Jimenez, e quindi per già bollarlo come un brocco così, senza motivo. Io, lo sai, sono stra d'accordo con te. La speranza che ho io è che venga data una chance a Jimenez. Poi certo, dovrà coglierla lui quest'anno, Dovrà coglierla, non dovrà farsi trovare impreparato. È ovvio che ha già adesso un micro peso, Jimenez. Però d'altronde manca Leao, manca il numero 10. Anche se sei arrivato ieri, l'altro ieri, 6 ore fa, 20 ore fa, un mese fa, se giochi titolare nel Milan con la 7 all'esordio in Serie A,
questa pressione, come diceva Allegri in conferenza, è naturale, deve esistere, perché altrimenti non si chiama Milan, si chiama Udinese, certo. si chiama Sassuolo, ok? Si chiama Fiorentina, ok? Proprio esagerare, con tutto il rispetto per queste piazze, ci mancherebbe altro. Il Milan è un'altra cosa. Il Milan è un'altra cosa. Sei la 7, hai fatto 6 mesi come tutta la squadra, così cos'ha? Manca Leao, parte la Serie A, ci devi essere. Sì, anche perché poi mi viene da dire, cercando di ragionare magari in termini un pochino più furlanistici, dopo i 6 mesi che ha fatto, non particolarmente positivi, con anche un problemino fisico in mezzo, va a giocare con il Messico, gioca né benissimo né malissimo, torna, è palesemente in ritardo di condizione proprio perché ha concluso la stagione scorsa molto tardi. A che cifra puoi pensare realisticamente di vendere Jimenez? Nel senso, magari poi noi non lo sappiamo perché non è mai emerso, l'hanno tenuto sotto traccia e quest'estate sono arrivate 12 offerte per Santiago Jimenez, tutte respinte al mittente. Questo noi non possiamo dirvelo con certezza che non sia andata così, però qualcosa tendenzialmente sarebbe emerso. A me viene da pensare che vendere adesso Jimenez è un grande rischio, perché è chiaro che è stato pagato comunque una cifra non indifferente, nell'ordine dei 35, e se adesso dovesse fare una stagione negativa, a quel punto si svaluterebbe ulteriormente e diventerebbe complesso venderlo a una cifra, diciamo, rilevante. Però si sarebbe anche ammortato di un anno per quanto riguarda il mero bilancio. Quindi appunto io un'occasione a Jimenez la darei, anche perché abbiamo visto che il calciomercato nel 2025 è che se un attaccante fa 12 gol vale 40, sì. Se dovesse per qualsiasi motivo sfiorare i 20 lo puoi vendere a 80 l'anno prossimo. Quindi è un secondo me non mercato c'è un po' quel tipo particolare, è un mercato... soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti. Permettimi anche di ringraziare Alessandra88 che ci dona 5,99 € e ci scrive: Vlahovic a 0 l'anno prossimo. E l'anno prossimo si va avanti con Santiago, Vlahovic e Francesco Camarda che torna dal prestito a Lecce. Vediamo, perché se Boniface quest'anno fa 20 gol diventa difficile. A meno che Boniface non lo riscatti per venderlo. No, sì, vabbè, no, ma a parte quello, io sono dell'idea che se Francesco Camarda gioca nel Milan può fare al massimo una stagione da comprimario. Cioè Camarda non può venire qui a fare il terzo, perché altrimenti butti via la stagione di Camarda. Cioè Camarda se viene fai il vice, ma vice vero, cioè Jimenez Camarda che si giocano il posto, ok? Oppure non ha senso. Cioè allora che resti in prestito piuttosto. Io su Camarda sono di questa idea qua. Poi magari mi sbaglio, però sono proprio dell'idea che sia un ragazzo che se è al Milan è perché gioca nel Milan, non perché fa il terzo che vai a pescare se sei nel dramma. Ecco. Comunque grazie Alessandra davvero di cuore per la donazione. E Santi, Dusan, non so, io ho proprio st'idea che loro due insieme non ci saranno nel Milan. Se dovesse essere adesso probabilmente sì. Allora c'è anche il discorso che si parla di un'opportunità. Quella di Vlahovic è un'opportunità e vedo che molti appunto scrivono sì, tanto Vlahovic verrà preso ma tipo il 1 settembre, proprio sul gong del calciomercato, bla bla bla. E chiaramente se fosse così non c'è neanche modo, tecnicamente parlando, di vendere Jimenez a quel punto, diventa complesso. No, certo. Però tenersi 3 punte quando giocherai appunto, come abbiamo detto tante volte, con questo ibrido tra il 3-5-2 e il 4-3-3, che però vuol dire che giocherai ogni tanto anche con 2 attaccanti, e già hai Leao, Pulisic, che pensare di metterne uno in panchina mi fa caponare la pelle. Boniface, Jimenez, tiri dentro anche Vlahovic, magari non riesci neanche a vendere Chukwueze, a quel punto hai anche Chukwueze, hai anche Saelemaekers, cioè che troppa roba. Dove invece forse serve qualcuno, e sottolineo forse, è la difesa. Chiudiamo con la grafica 9 in questi ultimi 10 minuti. Parliamo un pochino di difensori, perché abbiamo insomma cercato un pochino di nomi di difensori esperti, in scadenza, che magari vogliono cambiare area, che magari non hanno fatto benissimo dove sono andati, che magari potrebbero farci comodo,
che sono in trattativa anche con altre squadre. Sto facendo un po' di recap e quindi questa è la lista a cui siamo arrivati. Sottolineo e specifico, non sono nomi in orbita Milan, se non in parte Jim City un po' di mesi ormai fa, e anche Kim erano uscite delle voci. Gli altri sono dei difensori che abbiamo buttato dentro noi, cioè difensori esperti o para esperti, ok? Il punto che abbiamo sempre detto è: se il Milan deve comprare un nuovo difensore, non ha senso prenderlo tanto per. Sì, diciamo che l'operazione, visto che l'abbiamo citata, l'operazione Malik Ciao, preso l'ultimo giorno di mercato a 4 milioni, riempitivo ai tempi, preso con l'idea di dire lo faccio crescere, effettivamente è cresciuto, e da 4 che l'hai preso 40 l'hai venduto. Qui è un se prendo perché trascini in campo, nello spogliatoio, idealmente in ambo queste due zone. Di questi profili, che sono un pochino idee che sono venute a noi, di giocatori che possono per certi versi rappresentare delle opportunità. A me ovviamente alcuni piacciono di più, Kim, Demiral, chiaramente Akanji, forse quello che mi piace più di tutti. Altri mi piacciono, Akanji sarebbe un colpo. altri mi piacciono estremamente Igli, meno. è svizzero Akanji, Igli. Dai, tutti svizzeri abbiamo preso. Poi però fuori Okafor bisogna tappare il buco di Okafor appunto, adesso. abbiamo anche dato via Okafor. Dai, Secondo me un difensore serve, ma serve un difensore, l'ho già detto, qualitativo e non qualitativo o Simon Chieresco. Cioè quel tipo di difensore lì che magari veramente porti via poco perché tutti lo danno un po' per morto, che però ti dà tantissimo dentro e fuori dal campo, come ha fatto Simon Kier, e a quel punto ti cambia anche un po' la testa. Perché io, se ti devo dire chi è il leader della difesa del Milan oggi, Matteo ti Gabbia. dico che è palesemente Matteo Gabbia. Ma parliamo comunque di un ragazzo che non ha un'esperienza nazionale e internazionale così devastante. Sì, ha fatto quei 6 mesi in prestito a Villarreal, in cui peraltro non ha neanche giocato tantissimo, nonostante sia tornato con uno switch mentale che probabilmente non ci saremmo aspettati, perché parliamoci chiaro, Gabbia non era un giocatore da Milan, ma da nessun livello del Milan, né titolare né riserva né niente, fino a quei 6 mesi fatti a Villarreal, che sembravano più un modo per iniziare a cercare di liberarsene che per farlo crescere. Ne è tornato un giocatore che ha fatto vincere un derby e che ha dimostrato che nel Milan, che poi si era titolare o magari da diciamo prime riserve, ma nel Milan ci può stare, e ci può stare serenamente. Oltre al fatto che, tema che tanto abbiamo trattato per esempio con Davide Calabria, è spessissimo lui a metterci la faccia, soprattutto quando le cose si complicano, quando le cose non lui vanno. a metterci la faccia, È la sua faccia quella che poi si prende tutto quello che si deve prendere dopo partite, è sempre lui a metterci la faccia. Sto guardando, visto che me lo chiedevano in chat, lo stipendio di Akanji. Sto facendo adesso ora la conversione sterline-euro. Quanto mi devo preoccupare da 1 a tanto? Degli stipendi netti dei giocatori del Manchester City. Intanto ti dico che Reinders è il quinto più pagato del Manchester City e prende 7,5 netti. Beh, chi è che è pagato più lui? C'è Haaland, Bernardo Silva, Marmouche sì? che prende 10 milioni. Chiedetevi come. Madre mia. Marmouche, Guardiol? no, Stones e appunto Reinders. Poi c'è Gundogan che prende quanto Reinders, Foden, Rodri che prende meno di Reinders, Guardiol 6,6, Rodri che prende meno di Marmouche, Ruben Dias 5,9, esattamente come Manuel Akanji che si ciuccia questi 6 sacchi all'anno. Non pochissimo. Belli, Ricordatemi anche in chat se volete quanti anni ha Akanji, per capire se si potrebbe valutare di provare a trattare leggermente a ribasso sull'ingaggio, se quelli sono quelli vuole. Non lo so. Perché il Manuelone e Akanji hanno... Dai ragazzi in chat. C'è il monte ingaggi del City che ho davanti agli occhi che fa paura, ragazzi. 95, trentenne. Fa davvero paura. C'è Calvin Phillips che non so nemmeno dove sia finito a giocare, che prende 5 all'anno. 5. Vabbè, qui noi ci paghiamo il migliore. Noi gli abbiamo dati 5 a Morata l'anno scorso. Cioè noi lo sappiamo che queste sono proprio... È lì che probabilmente c'è tutta la differenza del mondo. Ma vai a guardare, cioè questo mercato qui è stato un mercato in cui chi è che ha speso di più in Serie A? Se non è il Milan e il Napoli. Noi e il Napoli, sì.
e siamo a ridosso dei 100, più o meno attorno ai 100, qualcosina di più, e il Liverpool con un acquisto solo ne ha spesi praticamente 130 e poi ne ha preso 1,95 e poi, cioè non è che se proprio, cioè il Liverpool ne avrà spesi 300 e il Liverpool anche peraltro di negli più, ultimi forse. anni è una delle squadre che aveva speso meno tra le big rispetto ad Arsenal, Tottenham, Manchester Poi United, Chelsea. è andata con tutto in un anno, li ha messi poi. Cioè, ragazzi, da sola io credo che nessuna squadra in Serie A abbia speso quanto il Liverpool ha speso per prendere Wirtz. E pochissime, 2, 3 non di più, hanno speso quanto il Liverpool ha speso per prendere Kitike. Cioè, di quest'ordine di grandezza paura, parliamo. sì. Contando sempre che poi in Inghilterra hanno la facilitazione che, potendo fare dei contratti, credo, come limite non quinquennali come in Italia, ma decennali, Sì, decennali, sì. possono spalmare questi ingaggi No, a cioè- livello di bilancio nel doppio del tempo. E Sì, no, questo dici il costo aiutare del aiuta. cartellino, sì, Aiutare è aiuta. ammortizzabile a anni più lunghi. Sì, il costo del cartellino, perdono. Sì. Sì, gli ingaggi invece vanno tendenzialmente a salire nel corso degli anni, quindi non voglio sapere quanto andranno Quanto a arriveranno a guadagnare prendere. questi giocatori tra un po' di anni. Diciamo Ma che vorrei vabbè. andare a fare il magazziniere al Manchester Morgan, City. torniamo in studio. Ma io l'inglese lo so, mando il curriculum adesso. Se hanno bisogno, non so, di qualcuno. L'inglese addetto stampa. posso migliorare. Sì, tu devi migliorare, non puoi. No, migliorare. lo capisco. È che a parlarlo Tu devi un po' migliorare. meno. Tu devi mi migliorare, ci vergogno un po'. Non è che non lo parlo. No, però questo è un grave problema di noi italiani, che abbiamo vergogna nel parlare Ah, e intanto l'inglese comunque, e le altre a proposito di stipendi, a Milan Forever ci dice comunque la Porta, l'Al Nasr ne prende 24 di sacchi l'anno. Sì, Quindi vabbè. credo che, ma infatti la Porta è proprio uno di quei nomi che abbiamo tirato fuori perché rientrava un pochino in quelle caratteristiche che noi ipotizzavamo, però per mio gusto personale di quella grafica i due più esterni, ovvero i due in giallo, quindi Laporte e Süle, erano i due che a me personalmente convincono nettamente meno. Poi, come qualcuno diceva, Ah, Porto non dispiacerebbe. come qualcuno diceva, questa, tra virgolette, strategia non paga sempre, perché ricordiamoci che entusiasmo c'era a Roma, ma per me in tutto il campionato, quando i giallorossi prendono, l'anno scorso se non erro, Mats Hummels, sì. con l'idea che faccia più o meno questa cosa qui, E poi va male. e poi va tragicamente, non male. Certo, dall'altro lato invece Milan prende Simon Kjær, quando Simon Kjær non è a livello a cui era Hummels, No, che praticamente anzi, arriva a Roma tutt'altro. da una finale di Champions persa. Ma Kjær era un giocatore che il suo l'aveva dato ed era E non in era fase stato calante. neanche chissà quanto il suo fino a quel momento Sì, lì. e comunque arriva all'Atalanta, fa 6 mesi tragici, viene praticamente spedito via il più rapidamente possibile. Eppure io sono convinto che quello che il Milan ha fatto in quegli anni senza Kjær non l'avrebbe fatto. No, ma infatti, assolutamente. Upaz mi scrive Radio Blue Moon. Cioè, va bene, mando dopo, scrivo se. Però devo capire se gli È tipo la radio rossonera del Manchester Esatto, City. devo capire se gli ingaggi sono in linea con gli ingaggi poi della squadra. E quello- anche Demiral. Allora, Demiral in realtà, se andiamo a guardare, 10 in Arabia Saudita sono come 2 qui. Sì, sono pochi, Praticamente. che schifo. Sono oggettivamente pochini. Prende proprio due. Poi diciamo che che tra quelli Demiral è quello che forse a livello di esperienza porta meno. forse quello che però fisicamente è ancora un È pochino il più di giovane. Perché è il più insieme a giovane, Kim. esatto. Quindi, cioè, è comunque di prospettiva Kim perché ci in ricordiamo mezzo cosa a ha fatto. Pavlovic e De Winter o Tomori. Sarebbe un bel andare. Sì, con a quel punto Gabbia che può alternarsi magari con lo stesso Pavlovic, nonostante sia destro di piede. Sì, non sarebbe male. Certo che Kim, se non sbaglio, ne prende 8 di sacchi, Sì. Vabbè, ma noi ci piace Cioè, sognare. sì, no, ma sicuramente. Poi, come tutti i discorsi, nonostante secondo me Kim, dopo quell'annata spaziale a Napoli, non si ripete, per me mai, a Monaco di Baviera, comunque io non penso che il Bayern rinuncerebbe a un difensore che comunque è di fatto un titolare, No, un'alta riserva. un'alta riserva. Non credo che però ci rinuncerebbe così a una settimana sempre dalla fine del... Però hanno massacrato là, Cioè l'hanno veramente No, è massacrato vero, ma a infatti livello lui, secondo me, mediatico, potrebbe andar via tant'è che il volentieri. Bayern Monaco ha detto a metà stagione: senti una cosa, vai a prendere Jonathan Tah che è in scadenza, e adesso giocano con Tah e Upamecano. Sì, però non lo so, cioè, secondo me lui potrebbe voler andare via, anche perché comunque si torna sempre dove si è stati bene, e lui dove è stato veramente bene è Da in Napoli? Italia. Ah no, ok. È in Italia, però non so, io fossi nel Bayern, contando che il Bayern, lo sappiamo, non ha mai bisogno di vendere, perché il Bayern ha sempre i conti più puliti, cioè più a posto di Sì. tutta Europa, e bravi loro.
secondo me non è, insomma, è un po' complesso. Ecco, per esempio, questo nome che adesso esce in chat di Skriniar. No, basta. A parte che c'è scritto, anche se si chiama Milan, ha scritto Inter sulla fronte, punto primo, punto secondo. Ah, però dico, come opportunità, secondo me è già un nome per certi versi più Per plausibile me di quello ha dato lui e... ma io chiaro che tra questi prenderei Kim, però secondo me non è cosa, cioè non è fattibile più di tanto. No, Kardashian. Morgan, non Kim Kardashian. No. Un saluto alla ragazza di Morgan. Va bene. Occhio, tra l'altro, se punti che al non Kim. è Kim Kardashian. E occhio che c'è sempre quando punti al Kim, occhio sempre a quale Kim. Perché ci ricordiamo l'11 titolare della Corea del Sud, giusto, Kim, che aveva il portiere e tutti e quattro difensori, tutti Kim. Quindi Kim Min-jae parliamo noi, ovviamente. 16:59 praticamente le 17 di questo venerdì, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa settimana, quindi niente, vi auguriamo un buon weekend, fate i bravi, seguiteci sia domani al post partita che poi nei giorni successivi, non so se ci sarà l'editoriale del direttore domenica, devo un po' capire e chiedere soprattutto, ma poi da lunedì torniamo appunto a ranghi completissimi. Ringrazio Morgan in regia, ringrazio Giacomo Mirandola. Jack, ciao. Ciao Harry, grazie a voi, buon weekend, buon inizio di Serie A. Ci vediamo domani attorno alle 22:40-45, sì. qualcosa Le 22:40 qualcosa. Per il live post partita. Vi aspettiamo, buon weekend, fate i bravi, ricordatevi di seguire tutti i nostri contenuti e niente, a presto. Ciao.